amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 13 al 28 agosto, verso la luna piena in pesci. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad accendere la nostra luna e vediamo gli oracoli cosa hanno da dirvi. Prima di tutto vediamo proprio dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci. Questo è un periodo migliore per la riflessione e la ricerca spirituale. Possiamo allontanarci un po' dalla realtà giusto per scoprire i nostri sogni, seguire l'intuito, ascoltare i nostri pensieri, visto che c'è un alto livello di empatia, di percepire proprio attraverso i sentimenti, emozioni, possiamo pensare alle cose più importanti, quindi non solo per i nostri sogni e i nostri desideri, anche per cercare di porre fine finalmente a dei conflitti, dubbi e incertezze e forse anche alle nostre paure. Di contro dobbiamo fare attenzione alla troppa sensibilità, al nervosismo, a vecchie esperienze, situazioni che ritornano, ricordi spiacevoli, uno stato emotivo instabile che ci porta a bloccarci, a impantanarci sulle illusioni o su alcune cose che appunto ci bloccano e ci spaventano. E adesso procediamo proprio con i vostri messaggi, vediamo qual è il primo. Intorno al 13 agosto questa è l'energia principale, quella della luna, dell'unicorno. Carta molto, molto particolare, molto intensa perché ci parla di speranza, di credere nei nostri sogni, di credere in noi stessi, quindi di avere fede nel proprio potere e di calma. Calma in che senso? Ci aiuta a capire che alcune cose, cioè ci stiamo avvicinando alla realizzazione, ci avviciniamo all'obiettivo, seppur in modo lento. Se ci sono dei blocchi e degli ostacoli, questa carta ci sta dicendo non preoccupatevi, le cose stanno procedendo abbastanza bene, anche se non ce ne rendiamo conto, c'è qualcosa in corso d'opera. Forse quello che può aiutarci maggiormente è non avere fretta, di avere un approccio dolce, delicato, calmo, e quindi di concentrarci solo sulle cose più importanti. Può essere anche un momento adatto, è proprio il suggerimento della carta stessa, di utilizzare cristalli e meditazione. L'altro messaggio arriva dalla luna piena. Perfetto, in questo periodo proprio perché la luna piena che ci aspetta il giorno 28 agosto, forse c'è proprio qualcosa che possiamo cogliere e infatti ci parla di fase fortunata, di dinamismo, cose che si muovono molto in fretta, di risultati positivi, di eventi gioiosi, di realizzazione, di forti emozioni e sensazioni, quindi anche buone energie e vibrazioni che ci possono aiutare anche a sbloccare delle cose. E poi procediamo con l'altro messaggio dove troviamo malinconia lunare. Ci può essere un po' di insoddisfazione oppure è vero che abbiamo visto che ci può essere un'altalenanza di cose. All'inizio magari alcune che si muovono lentamente e quindi abbiamo bisogno di calma, poi nel mentre qualcosa che incomincia a muoversi molto in fretta, sapendo che poi alcune cose si andranno a realizzare e poi verso la fase finale possiamo, sperimentare un po' di calo di energia, un po' di stanchezza, forse anche di malinconia, ci può essere un po' di ansia, sentirsi giù di morale.
è tutto un qualcosa che può essere passeggero. Io direi, visto poi la presenza di queste carte, cercare invece il più possibile di, gestire in modo equilibrato le nostre energie. Quindi ecco perché non bisogna aver fretta ed esagerare, perché altrimenti c'è un'altalena sia di emozioni, sia di utilizzo appunto della nostra stessa energia che possiamo non utilizzare nel modo giusto e quindi trovarci poi verso la fine un po' stanchi e invece forse è proprio in quel bisogno, proprio quello il momento in cui abbiamo bisogno di esser ben carichi e pieni anche e soprattutto di fiducia. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Gli altri messaggi arrivano dalla carta Il compimento, che è una bellissima carta. Il compimento ha a che fare, con il ciclo, e cioè sappiamo che l'esperienza e tutto ciò che viviamo ha un inizio, uno sviluppo e una fine naturale. Quindi si può parlare di trasformazione, si può parlare di fine come preludio di un nuovo ciclo, trovarci a raccogliere dei risultati, di riconoscere i frutti, magari di fare tesoro, un momento per lasciare andare o accettare la fine senza attaccamento, evitare la stagnazione, di essere responsabili insomma di quello che facciamo. Quindi è un momento molto, molto particolare che può, secondo me, avere a che fare con un raggiungimento, con una conclusione, nel bene o nel male, visto che, insieme abbiamo, parlato di varie indicazioni, quindi sia di raccogliere cose positive, sia anche di andare a concludere qualcosa che, non funziona, quindi poi lo dovete adattare alle vostre varie esperienze, e ambiti di vita. Il 12, il coyote è molto particolare questo come messaggio perché innanzitutto ci parla di discernimento, nel senso che c'è un momento di chiarezza, dove dobbiamo cercare di separare la paura, quindi le cose che ci bloccano, dalla determinazione e il coraggio che invece dobbiamo cercare di favorire, oppure di scegliere, le idee giuste, di pianificare. Quindi è molto importante fare chiarezza, di, riconoscere la saggezza nella confusione, di crescere con l'esperienza, di evitare le trappole, l'illusione, l'autosabotarsi e capire che cosa si desidera davvero. Questo è il momento giusto per farlo. E poi l'ultimo messaggio è la rivelazione. Bellissimo messaggio perché questa carta ci parla di apertura, di condivisione, di gratitudine, quindi non solo per la riuscita di qualcosa e per il raggiungimento di obiettivi, ma ci parla anche di vari aspetti che possiamo ottenere nel mentre. Può essere un aiuto prezioso, un'opportunità, qualcosa che ci può aiutare a chiudere delle situazioni spiacevoli, portarci verso un nuovo inizio, quindi vediamo un qualcosa che giungerà a noi appunto come rivelazione, poi ognuno lo vivrà a modo proprio, sapendo che comunque è qualcosa di molto positivo. Si conclude questa lettura per voi, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!